Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del nuovo virus che sta intaccando i nostri iPhone, probabilmente anche il tuo, ovvero Gold Pickaxe. Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e fatemi sapere la vostra anche qui sotto nei commenti. Inoltre vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione c'è il link a Piovono Offerte, all'estensione di Piovono Offerte, che vi aiuta a risparmiare sui vostri acquisti su Amazon, e anche il link di Amazon se volete supportare il canale. E tra l'altro in descrizione, sempre per risparmiare, c'è anche il link del canale Telegram. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è anche il link del mio profilo Instagram, dove potete iscrivermi se siete un po' indecisi su cosa acquistare. Se avete bisogno di un consiglio, scrivetemi pure su Instagram. Detto questo, iniziamo con il video. Da poco tempo è stato scoperto un nuovo virus per l'iPhone. Era un virus originalmente creato su Android, ma è stato fatto il porting su iPhone. Ma prima di spiegarvi che cos'è Gold Pickaxe, dobbiamo iniziare a spiegare che cos'è un Trojan. Un Trojan è sostanzialmente un'applicazione anzi un virus che si traveste da applicazione, una normalissima applicazione, dove a dir la verità, sotto il codice, oltre al codice dell'applicazione, c'è anche il codice del virus, che fa ovviamente operazioni indesiderate sui nostri telefoni. Ovviamente dovete stare attenti da cosa e da come installate le applicazioni, ma adesso ci arriviamo. Intanto vi spiego prima che cosa fa questo virus. Ma cosa fa questo virus? Questo virus ha accesso ai dati biometrici dell'iPhone, sostanzialmente quelli che ci permettono di sbloccare l'iPhone tramite il Face ID, ok? Cosa serve il Face ID? Oltre a sbloccare l'iPhone, serve per sbloccare anche molte altre applicazioni, no? Soprattutto quelle della banca. E infatti è proprio ideato per rubare i dati bancari. Allora, questo qua è lo scopo principale, appunto bypassando lo sblocco, dato che riesce anche a prendere i dati biometrici. Quindi, avendo accesso al nostro conto bancario, possono fare di tutto dopo, no? Con i nostri soldi. Ma quindi dobbiamo andare a capire adesso anche come proteggerci. Intanto, il virus attacca tutte le versioni di iOS, quindi state molto attenti. In ogni caso voi siete vulnerabili, quindi adottate comunque queste misure. Quali sono i passi, anzi le misure da prendere per essere sicuri, o almeno per diminuire la percentuale di essere infettati da questo virus? Beh, la prima è non installare applicazioni da TestFlight. TestFlight è un'applicazione ideata per sviluppatori ed è ideata per testare proprio le applicazioni sul nostro iPhone. Quindi, se non siete sviluppatori o se non sapete cosa state facendo e vi viene richiesto di installare un'applicazione tramite TestFlight, voi non fatelo, perché appunto potrebbe essere un modo per installare codice sorgente non verificato da Apple, perché di fatti non è verificato da Apple, sul vostro iPhone. Perché dovete sapere che prima di installare un'applicazione sul vostro iPhone, quindi prima che venga fuori sull'Apple Store, Apple verifica ovviamente il codice sorgente dell'applicazione e approva l'applicazione se ovviamente rispetta le loro linee guida, quindi chiaramente se non ci sono virus. Dopo di quello lo pubblica sull'App Store e dopo dall'App Store voi la potete scaricare. Oltre al fatto che fra poco esce anche il side loading con il prossimo aggiornamento di iOS, quindi state molto attenti che il side loading, per chi non lo sapesse, permette all'iPhone di installare applicazioni anche da sorgenti non dirette da Apple, quindi da App Store alternativi, chiamiamoli così. Chiaramente non avranno appunto la verifica di Apple e quello potrebbe essere un problema. Non vi sto dicendo che prossimamente non possiate usare il side loading, anzi potete installare applicazioni da altre fonti, però fate sempre attenzione che siano applicazioni affidabili e che siano appunto fonti affidabili, quindi store affidabili, e che facciano un minimo di verifica dietro, e magari evitate di installare le app craccate, per esempio Spotify craccato, perché potrebbe essere benissimo un modo per entrare nel telefono e ricordatevi, se non pagate un servizio, il servizio siete voi. Quindi potrebbe esserci, non sto dicendo che ci sarà, però potrebbe esserci il virus anche dentro a queste applicazioni, che solitamente sono anche quelle un po' più prese di mira. Ok, le applicazioni craccate sono quelle un po' più prese di mira per installare virus all'interno dei dispositivi. Quindi, ricapitolando, installate sempre le applicazioni da fonti affidabili, evitate di installarle da direttamente un sito su Safari, perché anche là ovviamente si bypassa la verifica, ed è il modo più veloce, tra tante virgolette, per installare un'applicazione non verificata sul vostro iPhone. È importante dire che chiaramente Apple si sta già muovendo per fissare questo bug che permette di accedere ai dati biometrici, quindi dovete assolutamente aggiornare l'iPhone appena uscirà l'aggiornamento. Attualmente non c'è, almeno
ancora, non ancora nel mentre sto registrando questo video, quindi appena uscirà, mi raccomando, installatelo, tenete d'occhio appunto gli aggiornamenti, perché solitamente Apple ci mette qualche giorno, al massimo qualche settimana, comunque fra poco dovrebbe anche uscire il mega aggiornamento di iOS, quindi io spero e credo chiaramente che con quell'aggiornamento venga fissato anche questo bug. Detto questo, vi ringrazio per la visione del video, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, state sempre attenti a cosa installate sul vostro iPhone e noi ci vediamo al prossimo video.